Signore e signori, benvenuti al primo quiz sulla storia della comicità. Ecco a voi il campione in carica. Slapstick, caos, buffoneria, goffaggine, follia, pasticcioni. Ora presto i primi comici che le vengono in mente. Scommetto che hai appena pensato ai Keystone Cops. No? No? Quasi iconici come la Statua della Libertà, i Cops sono nell'immaginario pubblico americano sino dagli anni 10. Era una vecchia serie su un gruppo di poliziotti incompetenti che correvano sempre, goffatamente, in soccorso a qualsiasi persona e non risolvevano mai nulla. Le loro gag fanno parte della leggenda, la mitologia e, se vuoi, del cinema di ieri e della comicità universale. Ma com'erano i loro film? Perché Mack Sennett li ha scelti nelle sue commedie? Chi erano i Cops? Cominciamo con Sennett, il padre della commedia. Sennett era un energico cattolico irlandese nato in Canada che alla fine divenne un attore del vivace quartiere dei teatri di New York City. All'età di 28 anni ha iniziato a lavorare per la società Biograph, da scrittore a regista, diventando presto responsabile della sua unità comica di Biograph. Griffith, il proprietario, una volta disse che Sennett era ossessionato dall'uso dei poliziotti. Nel 1912 la New York Motion Picture Company assunse l'entusiasta regista per dirigere il proprio marchio di commedie, la Keystone. Sennett è solitamente ritratto come un uomo facilmente annoiato, rozzo, che sputa tabacco e conduce gli affari della sua compagnia da una vasca da bagno. Lo stesso Sennett pensava che questa fosse la migliore immagine di sempre e la pubblicizzava con orgoglio, sapendo che poteva colpire l'opinione pubblica, attrarre la sua attenzione. In realtà probabilmente era una persona più colta di quanto si creda. Era un dovuto frequentatore di teatro, con una predilizione speciale per Broadway e l'opera. Il primo film per il suo studio Keystone è stato probabilmente nel 1912, prima che Keystone fosse ufficialmente nata. Era piuttosto ansioso di iniziare. Ciò ha dato inizio alla frenetica produzione di centinaia e centinaia di commedie. Fu un enorme incentivo alla creatività di Sennett. In quelle commedie i protagonisti erano mogli esasperate con mariti che flirtavano con le amanti, rivali romantiche in cerca di vendetta e sbirri. Perché i poliziotti? Nel primo periodo della nascita del cinema il pubblico era composto dalla classe operaia e dagli immigrati. Sennett lo sapeva e sapeva che il popolo odiava le figure autoritarie. Non è cambiato nulla. Le figure autoritarie più familiari di tutte? Ovviamente la polizia. Sennett non è stata la prima persona a usare i poliziotti per gli effetti comici. Compaiono nelle commedie francesi già dal 1900. Bene, siamo arrivati alle domande finali e per vincere il montepremi, signor Dandy Danno, e cambiare la sua vita da così a così, metta le cuffie. Metta le cuffie. Il primo film in cui apparvero i Cops fu Bangville Police, vero o falso? Falso! Abbastanza sorprendentemente, il primo film di Keystone a presentare poliziotti in qualsiasi forma è stato Riley and Schultz del 1912, su un poliziotto che cerca di superare con astuzia il suo sergente.
Questo è stato il terzo film di Keystone pubblicato. Infatti la prima volta che appare un'intera forza di polizia fu in A Hit Again del 1912. Entrambi i film sono comunque stati persi. Il primo film sopravvissuto con i poliziotti è The Man Next Door del 1913. Però bisogna ammettere che è il primo film in cui i cops giocano un ruolo di primi attori. Quindi può essere un po' vero, in un certo senso. I cops hanno sempre recitato da protagonisti nei loro film? Vero o falso? Falso! Police e pochi altri come Fatty Joins in the Force del 1913 sono i rari cortometraggi in cui i cops hanno avuto un ruolo piuttosto importante. In quasi tutti gli altri tendono a presentarsi alla fine dei film, come parte di una scena di inseguimento finale. Fino al 1914 circa erano chiamati semplicemente polizia di Keystone o poliziotti, piuttosto che Keystone Cops. Lanciavano sempre torte? Vero o falso? Falso! Se qualcuno ti chiedesse quali fossero i grandi cliché della commedia Keystone, sarebbe più giusto rispondere grandi baffi finti oppure infedeltà. Questi sarebbero i tag giusti. Quindi chi sono stati i primi attori a interpretare i cops? È difficile da dire. Molti attori si scambiano dentro e fuori dai ruoli, ma secondo Sennett generalmente c'erano questi 7 ragazzi. Erano loro i pilastri della Keystone Cops. Hank Mann è nato in Russia e la sua famiglia è immigrata negli Stati Uniti quando era molto giovane. Era un campanaro, un scalatore. Cioè un ragazzo in cui la vita era scalare edifici come tipo Harold Lloyd nelle riparazioni in Safety Last. Ecco, questo gli permise di essere un acrobata di vaudeville. Ma la sua leggenda rimane per il suo ruolo del pugile in City Light di Chaplin. Slim Somerville, rimasto orfano all'età di 5 anni, Somerville ha vissuto con i suoi nonni fino a scappare di casa all'età di 10 anni. Vagava per il paese alla ricerca di lavori occasionali. Si dice che Edgar Kennedy lo abbia scoperto a lavorare in una sala da biliardo e abbia invitato il giovane allampanato di 1,90 m a lavorare alla Keystone. Edgar Kennedy, il giovane Kennedy, viaggiava per il paese facendo qualunque lavoro gli capitava. Alla fine è diventato un pugile professionista, combattendo anche contro il campione dei pesi massimi, Jack Dempsey. Dotato di un ottimo timbro di voce, si esibì in commedie musicali e vaudeville. Divenuto maestro riconosciuto della tecnica comica dello slow burn, ovvero della lenta combustione, che puoi scoprire nei nostri corsi, fino all'esplosione di collera finale, Kennedy alla fine avrebbe lavorato con tutti. Bobby Dunn. Nato a Milwaukee, Dunn ha iniziato a fare acrobazie spericolate alla tenera età di 9 anni. Durante i suoi anni di acrobazie ha perso molti dei suoi denti anteriori, perse addirittura un occhio in un incidente sul set. L'occhio di vetro che doveva usare lo ha fatto diventare anche un po' strabico. È servito solo a potenziare la sua carriera comica. Ha lavorato con tutti, da Lloyd a Chase a Stanley e Olio. Charles Avery, un artista con una lunga carriera teatrale prima di unirsi a Keystone. Alla Keystone ha recitato un po' e diretto molto. Secondo la leggenda, che probabilmente si è inventata Keystone, la giacca di Chaplin, cioè parte del suo costume, era il cappotto personale di Avery. George Jeske.
Jeschke lavorava principalmente come sceneggiatore e regista. Ha scritto 54 film tra il 26 e il 46 e diretto 37 film tra il 22 e il 33. Negli anni 40 iniziò a scrivere per la radio. Mac Reilly. Ok, Mack Sennett, non stai ingannando nessuno col tuo nome segreto così ovvio. Altri coppi includono Ford Sterling, Roscoe Arbuckle, Hobbs John, John Bordeaux, Chester Compline, Eric McCoy e molti altri. Chi resisteva al rigoroso programma di cadute e minacce costanti di infortunio aveva grandi speranze di diventare una star. I Cops di Sennett erano famosissimi negli anni 10, ma piano piano la loro popolarità è andata a scemare. Nel 1935 Ralph Stowe girò un corto chiamato Keystone Hotel con diversi veterani di Sennett come Chester Copley e Ford Sterling. Questo fu il primo di numerosi omaggi e revival dei Keystone Cops, da Hollywood Cavalcade del 1939 che presentava Buster Keaton, anche se non aveva mai lavorato con la Keystone, e ad arrivare ad Abbott e Costello, Meet the Keystone Cops del 1955. In effetti, grazie a questi revival, ci sono molte foto che le persone credono erroneamente risalgono agli anni 10, ma in realtà sono degli anni 30 o anche più tardi. E foto divertenti come questa sono chiaramente riunioni di vecchi ex-cops. Furono i precursori di quasi tutto di ciò che venne dopo. La loro forza era quello del gruppo. Se guardiamo ad oggi, la forza di un comico è solo verso se stesso. Le loro gag e le loro grandi rincorse, fanno ridere ancora oggi. Vabbè, è fatto così. Grazie per avermi seguito e ti invito a seguire anche questo canale. Ogni venerdì e lunedì un nuovo video. Un modo nuovo per non dimenticare di ridere con il silenzio. A presto!